Ciao a tutti ragazzi e benvenuti in questo nuovo video. Oggi volevo parlarvi della Kawasaki ZH2, una moto che ho provato di recente, ma soprattutto fare un ragionamento con voi sul perché una soluzione così può essere interessante. È la moto che tutti chiamano la Naked Turbo, anche se in realtà c'è una buona differenza tra turbo e compressore centrifugo. I turbocompressori sono costituiti da due elementi, la turbina e il compressore. La turbina ruota ad altissimo numero di giri grazie ai gas di scarico, che spingono letteralmente le sue pale. La turbina quindi trasforma il calore in velocità di rotazione, che grazie a un alberino è trasmessa al compressore, posizionato invece nei collettori di aspirazione. Il compressore, girando, aspira l'aria e ne aumenta la pressione, inviandola poi dentro al cilindro. Nel caso di un sistema come Kawasaki, invece, il compressore non è movimentato dalla turbina, ma direttamente dall'albero motore, grazie a una serie di cinghie e ingranaggi. Il risultato comunque è molto simile, ma ovviamente il turbo ha ingombri maggiori, che su una moto possono essere un problema. In realtà, come molti di voi già sapranno, la sovralimentazione nelle moto non è una cosa di oggi, ma arriva da molti anni addietro. Parliamo dei primi anni '80, anni in cui si vendevano tantissime moto e per cui le aziende avevano un grandissimo budget per sperimentare nuove soluzioni tecnologiche o per provare nuove strade. Tutte le aziende giapponesi infatti si presentarono con la loro proposta turbo, rincorrendo un po' quello che era il trend nel mondo delle auto. L'obiettivo era realizzare una moto con le prestazioni di una maxi, ma con l'agilità di una piccola cilindrata. Un'idea niente male in effetti. Della partita fu anche Kawasaki con la sua GPZ 750 Turbo. Fu l'ultima a essere presentata nel 1983, questo perché Kawasaki voleva risolvere prima di lanciarla i classici problemi che affliggevano tutti i turbo, come ad esempio il turbo lag, le vibrazioni o i consumi troppo elevati. In effetti, leggendo le prove di allora, come quella di Motosprint, ci riuscirono, grazie anche all'adozione di alcune soluzioni proprio per risolvere questi problemi, come ad esempio posizionare la turbina molto vicino ai collettori di scarico. Questo permetteva di avere una risposta più immediata della turbina e avere gas più caldi, quindi più immediatezza di risposta. L'unione del motore 4 cilindri 739 cm3 e l'adozione del turbocompressore permise di esprimere la bellezza di 112 cavalli, che detta oggi sembra veramente poco, ma era davvero notevole per l'epoca. Anche considerato che la moto pesava appena 233 kg, appena 14 in più della versione aspirata. Ok, tutto bellissimo, ma oggi? Oggi Kawasaki propone 4 moto sovralimentate. Ci sono le due sportive, H2 e H2R, poi c'è l'H2 SX e la ZH2. Queste ultime due condividono il motore chiamato Balanced Supercharger. L'aggettivo bilanciato è riferito alle prestazioni che volevano ottenere gli ingegneri, morbide e delicate lungo tutto l'arco di erogazione. Smooth, per dirla all'inglese. Discorso opposto rispetto alle H2 sportive, dove invece l'obiettivo sono le prestazioni pure in un range di giri molto più limitato. Per risolvere questo problema, gli ingegneri hanno dovuto ridisegnare completamente il profilo delle pale del compressore, per far sì che riuscisse a offrire una sovrappressione anche a regimi di rotazione più bassi. Detta così sembra un po' facile, in realtà è un lavoro estremamente dispendioso e costoso, perché richiede centinaia e centinaia di ore tra banchi prova, calcoli al PC con programmi fluidodinamici e soprattutto le competenze delle persone. Tutte cose che però Kawasaki Heavy Industries possiede, perché tra i suoi obiettivi principali c'è quello di progettare motori aerospaziali. E qui veniamo al punto. Perché Kawasaki si è cimentata in un progetto così ambizioso, ma soprattutto così dispendioso? A mio avviso ci sono diverse risposte. Prima di tutto può essere per questioni omologative, perché per raggiungere elevate potenze, ma rientrare comunque nei limiti della normativa, la sovralimentazione è un'ottima strada. Senza contare che in futuro potremmo anche vedere modelli di più piccola cilindrata sovralimentati, ad esempio un bicilindrico in linea da 500 cm3 capace di erogare 100 cavalli o giù di lì.
Ma la ragione più importante, secondo me, è che Kawasaki ha voluto dimostrare a tutti quello di cui è capace. Nessun'altra azienda oggi, a mio avviso, è in grado di sviluppare un motore sovralimentato senza doversi rivolgere a un altro fornitore. Senza contare che Kawasaki, grazie alla sua tecnologia, al suo know-how in campo aeronautico, ha saputo progettare un compressore senza dover utilizzare un intercooler o un radiatore aggiuntivo. Un risultato davvero notevole se si pensa al calore che può generare un compressore centrifugo. E adesso lo chiedo a voi, quali ragioni ci sono per cui Kawasaki avrebbe progettato un motore così complesso? Ce ne sono altre forse? Scrivetelo qui sotto nei commenti, che così sarà anche uno spunto per me per i prossimi video. Vi ricordo ovviamente che se volete leggere la prova completa la trovate sul prossimo numero di Moto assieme a tutte le prove delle altre Super Naked. E vi ricordo anche che se non siete ancora iscritti al canale cliccate sul tastone iscriviti. Alla prossima, ciao!